Salve, sono Francesca Giarè. Come avrete visto dalla lezione introduttiva che vi ho fatto per mostrare i contenuti di tutto questo corso, io sarò presente in diverse lezioni. Questa prima lezione vi presenterò le definizioni e i diversi approcci all'agricoltura sociale, in modo da dare un primo inquadramento, una prima descrizione di quello che è il tema di cui ci occupiamo nel corso di questa attività formativa. Per analizzare appunto quali sono le idee, i diversi approcci dell'agricoltura sociale, partiremo proprio da alcuni concetti, da definizioni che sono state date nel corso degli anni e che sono ormai condivise. Queste definizioni ci aiuteranno a capire il senso che ha l'agricoltura sociale nei diversi contesti in cui trova espressione, in cui ci sono le esperienze concrete e anche a capire come formare le persone che si occupano di questo. L'agricoltura sociale infatti è un tema emergente per i diversi stakeholders in Europa, è infatti un tema che interessa gli agricoltori che vogliono in qualche modo diversificare, ma anche le organizzazioni degli agricoltori, le organizzazioni professionali, ed è un tema che interessa in maniera particolare anche i servizi di cura, di salute, i servizi sociali e le autorità regionali e nazionali che possono in qualche modo intravedere nell'agricoltura sociale uno strumento per migliorare le politiche e i servizi che offrono alla società. Ma rimane ancora un po' il dubbio su che cosa sia veramente l'agricoltura sociale e che cosa includa. Probabilmente i diversi paesi hanno anche delle idee differenti perché, come vedremo più avanti, l'agricoltura sociale è composta da tanti elementi differenti, da tante pratiche che rimandano anche a approcci culturali, a idee del welfare e dell'agricoltura differenti. Eh, Sicuramente la parola sociale è una parola polisemica che ha molti significati e questo vuol dire che è facile dare interpretazioni diverse, cioè assegnare a questa parola, a questo aggettivo che viene associato all'agricoltura, significati molto differenti. Per esempio, nel campo dell'agricoltura viene spesso riferita alle questioni che riguardano il cibo, la nutrizione, oppure l'ambiente o l'insegnamento, il tempo libero, il paesaggio, le tradizioni ed anche l'inclusione. E quindi diciamo che gli aspetti sociali che sono legati all'agricoltura sono tanti e sono anche diversificati. Da questo punto di vista si potrebbe anche dire che in qualche modo l'agricoltura è tutta sociale, in qualche modo, no? Perché appunto risponde a tanti bisogni della società, primo fra tutti appunto quello della produzione del cibo. Possiamo dire comunque che non c'è una definizione univoca, un'unica definizione dell'agricoltura sociale riconosciuta a livello europeo, ma la definizione di Jacobo e O'Connor del 2009 sintetizza le caratteristiche principali di queste pratiche. Di Jacobo e O'Connor sono due dei ricercatori che a livello europeo si sono occupati di più di agricoltura sociale anche all'interno di progetti europei, confrontando le pratiche che vengono realizzate nei diversi paesi e quindi riescono a come dire, coprire una grande varietà di situazioni differenti e attraverso questo loro lavoro di analisi dell'agricoltura sociale sono riusciti a individuare degli elementi comuni. Questa loro definizione del 2009 è molto interessante ed è condivisa e ripresa da molti altri ricercatori e operatori dell'agricoltura sociale. Secondo di Jacopo e O'Connor, l'agricoltura sociale è l'uso
uso dell'agricoltura sia tradizionale che innovativo. Infatti include tutte quelle attività che usano le risorse dell'agricoltura, dalle piante agli animali, per promuovere o anche per generare terapia, riabilitazione, inclusione sociale, educazione e servizi sociali nelle aree rurali. Quindi è una definizione molto ampia, che riesce però ad includere la grande varietà di attività, pratiche, progetti che vengono realizzati a livello europeo. L'agricoltura sociale è associata comunque a molte iniziative differenti e a pratiche che si concretizzano nei diversi paesi utilizzando appunto le risorse dell'agricoltura, che come sappiamo sono differenti perché in Europa abbiamo tante tipologie di agricoltura diverse e in ogni paese comunque le agricolture sono diverse perché si fa riferimento a attività con gli animali e con le piante, ma anche che sono già di per sé molto differenti, perché ad esempio nelle produzioni vegetali possiamo andare dall'olivicoltura alla viticoltura o alle erbacee, agli ortaggi, alle piante aromatiche, e nella zootecnia possiamo avere tante tipologie diverse di animali. Ma non solo, le aziende agricole fanno anche altre attività oltre la produzione primaria, fanno piccola trasformazione, attività educative, la cura del bosco, la raccolta della legna, la produzione energetica e via dicendo. Quindi sicuramente sono tante anche le iniziative e le attività svolte nell'ambito agricolo, come dire, dalle aziende, ma sicuramente ci sono anche tante differenze che riguardano gli obiettivi dell'agricoltura sociale, gli utilizzatori, quindi diciamo così gli utenti finali o clienti, e i servizi che vengono offerti. Inoltre ci sono differenze che riguardano anche il ruolo e il coinvolgimento degli agricoltori, che possono essere in qualche modo i protagonisti, quelli che avviano l'attività, o anche semplicemente degli erogatori di servizi acquistati o richiesti dalle autorità pubbliche, dai servizi pubblici. Sono poi coinvolti spesso nell'attività di agricoltura sociale molti altri attori, come le associazioni dei familiari, associazioni di altro tipo, cooperative sociali, fondazioni, ospedali, carceri ed altre strutture ancora. Le differenze riguardano anche gli aspetti finanziari, perché in alcuni casi le politiche supportano con finanziamenti specifici le attività di agricoltura sociale, in altri invece c'è anche la possibilità di acquistare da parte dei privati questi servizi di agricoltura sociale presso le aziende. Così come ci sono differenze nel supporto che a livello istituzionale può essere dato all'agricoltura sociale, ad esempio riconoscendo queste pratiche attraverso elenchi ufficiali, attraverso un accreditamento, oppure attraverso il sostegno ai prodotti che vengono realizzati, ad esempio. Tuttavia, nonostante queste differenze, le pratiche di agricoltura sociale si riferiscono appunto all'uso delle risorse agricole dell'azienda agricola, che includono sia l'ambiente naturale dell'azienda, quindi i campi, il territorio in cui l'azienda si trova, ma anche la fornitura di attività di servizio sociale o di accudimento in base alla tipologia di attività che viene svolta, che appunto l'azienda agricola riesce ad offrire. Quindi diciamo che ci sono molte differenze sia dal punto di vista dell'attività agricola, sia dal punto di vista dell'attività sociale che viene svolta, ma ci sono dei tratti comuni che ci fanno capire di che cosa stiamo parlando. Pensando alle esperienze che ci sono nei diversi paesi europei, è possibile anche identificare alcuni gruppi target specifici dell'agricoltura sociale,
e sono, diciamo così, presenti in quasi tutte le esperienze. Innanzitutto ci sono persone con problemi di salute mentale oppure con problemi di disabilità, sia fisica che intellettuale, ma ci sono anche ad esempio giovani a rischio oppure anziani o persone che hanno problemi di abuso di sostanze o anche immigrati e rifugiati, persone che hanno problemi con la giustizia, giovani che non lavorano e non studiano, i cosiddetti NEET. Quindi ci sono veramente tantissimi utenti delle attività di agricoltura sociale, tantissime persone a cui l'agricoltura sociale può fornire un supporto, un servizio, e questo dipende molto dalle situazioni specifiche e dalla mancanza di servizi dedicati a queste persone in alcune aree, per cui l'agricoltura sociale interviene per coprire un bisogno di un servizio o di un'attività che manca. Data questa natura innovativa dell'agricoltura sociale, è chiaro che nuovi bisogni potrebbero essere soddisfatti e anche nuovi gruppi di persone potrebbero essere coinvolte in attività, perché c'è una continua modifica di quello che è appunto l'obiettivo specifico di un'attività di agricoltura sociale o anche appunto gli utenti dell'agricoltura sociale. In questi anni, in questi decenni in cui appunto l'agricoltura sociale si è sviluppata, abbiamo infatti visto come con l'emergere di nuove situazioni problematiche, di nuovi bisogni, l'agricoltura sociale è riuscita a modificare la propria risposta, ad intervenire per includere nei propri processi anche persone che prima non partecipavano. L'esempio è ad esempio, scusatemi, quello dei giovani che non lavorano e non studiano, che è un fenomeno recente in Europa, o anche la questione dei rifugiati che si è acuita negli ultimi decenni. In entrambi i casi l'agricoltura sociale si è dimostrata capace di modificare la propria offerta di servizi, i propri approcci per riuscire a proporre dei percorsi di inclusione sociale oppure dei servizi specifici per queste fasce della popolazione. C'è a livello europeo un focus group sull'agricoltura sociale che ha svolto una serie di attività di approfondimento che usa anche altri termini per definire questo tipo di attività, che sono termini utilizzati anche in maniera costante in molti paesi per descrivere le attività di agricoltura sociale che hanno un approccio o fanno riferimento a attività specifiche. Ad esempio vengono utilizzati i termini health, social care, education and employment, social inclusion, per appunto tener conto della grande varietà di servizi indirizzati a diversi partecipanti che possono essere riscontrati nei diversi paesi europei. Quindi diciamo che in questa prima presentazione dell'attività di agricoltura sociale stiamo vedendo come ci sono tantissimi approcci, tantissime esperienze e attività che possiamo considerare di agricoltura sociale, perché appunto l'agricoltura sociale è una sorta di grande contenitore di pratiche e di approcci differenti che rispecchiano le caratteristiche economiche, sociali e culturali dei diversi paesi, ma che in comune hanno appunto l'obiettivo di utilizzare le risorse dell'agricoltura con finalità di tipo sociale, educativo e di cura.
Accennavo prima al fatto che in agricoltura appunto è possibile realizzare tantissime attività, quindi non possiamo parlare di agricoltura in generale, ma per comprendere meglio quanto avviene in questo settore, spesso viene utilizzato il plurale, quindi si parla di agricolture. In questo caso è molto utile fare riferimento alle diverse tipologie di agricoltura perché l'agricoltura sociale si realizza appunto in un contesto agricolo e quindi è chiaro che dipende molto dalle risorse agricole a disposizione in termini di superficie agricola, di tipologia di coltura o di allevamento, di strutture disponibili, di attività che vengono realizzate oltre la preparazione dei terreni, la coltivazione, la raccolta, come ad esempio appunto la piccola trasformazione o la vendita diretta e via dicendo. Quindi è chiaro che già partendo dall'azienda agricola in cui vengono realizzate le attività ci possiamo trovare di fronte a pratiche differenti. Se poi a questo aggiungiamo anche la tipologia di problemi che può essere presente in un contesto specifico, in un territorio specifico, oppure la tipologia di soluzione che può essere adottata anche tenendo conto degli altri attori disponibili, quindi ad esempio della presenza o meno di servizi sociosanitari o educativi o riabilitativi in quel territorio, o la presenza di associazioni, di fondazioni, di attori attivi e interessati ad affrontare quel problema, o anche la presenza di un quadro regolatorio che può riconoscere o meno l'agricoltura sociale all'interno del settore agricolo, del settore sociale o di entrambi. Ci rendiamo quindi conto che tutti questi elementi possono dar luogo a pratiche di tipo tradizionale, ma anche di tipo molto innovativo, sicuramente differenti appunto da contesto a contesto. È chiaro che quindi possiamo trovare aziende di tipo tradizionale che svolgono una funzione fra le tante disponibili dell'agricoltura sociale, ma possiamo trovare anche delle aziende agricole che diventano dei veri e propri servizi sanitari, come dire, abbandonando la propria vocazione di produzione agricola o delle aziende che sono totalmente integrate con le funzioni sociali perché ad esempio all'interno del proprio contesto o del proprio paese è riconosciuta la funzione di impresa sociale che può quindi svolgere un'attività produttiva ma con una finalità sociale, in qualche modo rispondendo a un bisogno più comunitario, no? Più di solidarietà con le persone in difficoltà. Quindi diciamo che il punto di partenza del contesto territoriale in un dato paese la situazione specifica dell'azienda agricola possono dar luogo a tante pratiche di agricoltura sociale diverse. Vediamo adesso invece quali sono gli approcci, perché al di là dell'attività pratica che viene realizzata, sia dal punto di vista agricolo che dal punto di vista sociale, ci sono degli approcci differenti all'agricoltura sociale, che ci fanno capire anche il senso che per ogni paese l'agricoltura sociale ha. E questo senso, diciamo così, questo significato, dipende in gran parte dall'approccio culturale, dalla storia e dalle modalità con cui anche il welfare si esplica all'interno del paese. Questa grande varietà di fattori che abbiamo visto, così come questi approcci specifici, questi modelli di agricoltura sociale, influenzano infatti le pratiche nei diversi paesi, ma anche a livello regionale o locale, perché all'interno dello stesso paese possiamo trovare pratiche e approcci di tipo diverso. Eh,
È importante ricordare questo perché non esiste in qualche modo il modello migliore che deve essere considerato per sviluppare oppure organizzare l'agricoltura sociale. Al contrario, è importante che le pratiche di agricoltura sociale si sviluppino in maniera organica in qualche modo, seguendo le condizioni specifiche e i contesti in cui si svolgono queste attività, e tengano conto dei problemi, dei bisogni, ma anche degli attori che ci sono, oltre chiaramente agli utenti finali e alle risorse disponibili. Quindi non occorre tanto idealizzare, diciamo così, le pratiche di agricoltura sociale migliore, nonostante sia possibile trovare delle pratiche buone e interessanti su cui riflettere, ma è importante appunto creare dei progetti, delle attività di agricoltura sociale che vadano bene in quella situazione specifica, tenendo conto dei bisogni a cui bisogna dare una risposta, ma anche degli attori e delle risorse che sono disponibili. Per analizzare i diversi approcci all'agricoltura sociale è possibile assumere delle prospettive differenti. Dalla prospettiva puramente agricola, diciamo così, interna al settore agricolo, possiamo collocare l'agricoltura sociale all'interno della multifunzionalità. L'agricoltura sociale infatti è quel tipo di attività che contribuisce a uno sviluppo rurale sostenibile e che offre agli agricoltori l'opportunità di diversificare le proprie entrate economiche, ma anche di fare esperienza di una serie di benefici e di risultati positivi che sono associati con l'agricoltura, come ad esempio appunto l'inclusione sociale o la funzione terapeutica, la funzione educativa che l'agricoltura può avere. Questo vuol dire in qualche modo scardinare quello che è il paradigma dei decenni passati di un'agricoltura attenta soprattutto alla produzione e alla quantità di cibo, di prodotto che viene realizzato, piuttosto che alle funzioni che può avere per la società. Sappiamo che per diversi anni si è focalizzata l'attenzione soprattutto sulle funzioni di tipo ambientale della società, ma fortunatamente negli anni più recenti sia a livello europeo che dei vari paesi dell'Unione è aumentata l'attenzione verso gli aspetti anche sociali, e sicuramente quindi l'agricoltura sociale si colloca all'interno di questo contesto. Le più grandi differenze negli approcci si riscontrano invece dal lato del welfare, perché appunto nei diversi paesi europei ci sono dei sistemi di welfare molto differenti che in qualche modo incidono sull'offerta delle attività di agricoltura sociale, sulle pratiche che vengono realizzate. In questo caso ci viene di nuovo in aiuto Francesco Di Jacopo, che con un lavoro del 2020 elenca una serie di approcci differenti all'agricoltura sociale, considerando appunto i sistemi di welfare. In questo lavoro Di Jacopo presenta innanzitutto un modello nord europeo di agricoltura sociale caratterizzato dalla presenza di un forte intervento statale guidato dal sistema sociosanitario pubblico. In questo caso viene data grande rilevanza agli operatori sociali e ai loro obiettivi in termini di fornitura di servizi innovativi e basati sulla qualità. Le risorse provenienti dall'agricoltura possono quindi essere attivate coinvolgendo i diversi agricoltori in una logica pubblica di intervento. Le aziende agricole forniscono quindi servizi in base alle richieste del pubblico e alle regole esistenti, che riconoscono anche un pagamento per la partecipazione degli agricoltori alla rete di protezione sociale e alla fornitura di servizi per i diversi utenti che vengono individuati.
In questo modo gli agricoltori diversificano la loro attività nei servizi sociali, avendo anche un reddito per questo, un pagamento per questo, ma in alcuni casi riducono il loro interesse nei processi economici agricoli, che quindi rischiano di diventare residui. Chiaramente la motivazione trainante per il settore sociosanitario pubblico è l'esigenza di implementare strumenti innovativi in grado di diversificare l'offerta di servizi sociosanitari. D'altra parte gli agricoltori, visto anche il reddito molto basso fornito dall'agricoltura in tempi di concorrenza di mercato, individuano in questa attività l'opportunità di avere un reddito aggiuntivo o anche sostitutivo a quello agricolo. Una seconda tipologia riguarda gli agricoltori che non sono in qualche modo riconosciuti. In questo caso il settore sociale può attivare risorse naturali agricole sempre con un sostegno finanziario e in qualche modo gli operatori sociali vengono coinvolti nell'organizzazione di strutture di grandi e medie dimensioni fortemente sostenute dallo Stato, in cui si attivano anche attività agricole per coinvolgere le persone svantaggiate nella formazione professionale o in altre attività, sempre appunto con il sostegno pubblico. Anche in questo caso sono alcuni paesi del nord Europa che realizzano queste attività, come la Germania e la Francia. C'è poi invece un modello che possiamo definire anglosassone, anziché Francesco Di Jacopo definisce anglosassone, che è caratterizzato dalla presenza di gruppi di beneficenza e organizzazioni non governative che supportano iniziative di agricoltura sociale e di gardening, in qualche modo usando l'agricoltura per supportare le persone svantaggiate nelle attività della vita quotidiana. In questo caso ci sono soprattutto esperienze di tipo socioterapeutico, di inclusione sociale, più o meno come anche nelle altre esperienze del nord Europa. Diversa invece la situazione dell'Europa orientale, dove il welfare si sta evolvendo dopo un intervento istituzionale molto calato dall'alto, molto top down, tipico dell'esperienza sovietica, e il welfare si sta appunto adesso riadattando in una cornice europea con un'articolazione anche a livello locale e regionale che tenga conto delle differenze che ci sono nei diversi paesi. In questo caso le iniziative di agricoltura sociale stanno emergendo nelle situazioni in cui le comunità hanno un ruolo rilevante grazie ad alcuni progetti di tipo pionieristico radicati nel territorio grazie ad alcuni attori che sono particolarmente attenti. I ministeri dell'agricoltura stanno supportando progetti e iniziative di agricoltura sociale, ad esempio nella Repubblica Ceca, in Polonia, parzialmente in Ungheria, così come anche i ministeri del lavoro e degli affari sociali, gli uffici del lavoro stanno sperimentando alcune attività di agricoltura sociale utilizzando anche il Fondo Sociale Europeo. Poi sulla parte delle politiche torneremo in alcune lezioni più avanti, però è importante anche già qui riflettere sul fatto che in molti casi attraverso le politiche pubbliche si supporta lo sviluppo dell'agricoltura sociale. In questi paesi i prodotti agricoli sono una fonte di reddito che può essere anche molto piccola, soprattutto nelle comunità terapeutiche in cui l'attività produttiva è residuale, ma in alcuni casi può essere anche molto grande, come nel caso delle attività di inclusione lavorative. Chiaramente dipende molto dalle dimensioni delle aziende agricole che vengono coinvolte. Partecipano alle attività di agricoltura sociale anche fondazioni, fondi specifici legati alle fondazioni, piccoli donatori e altri soggetti che supportano finanziariamente, soprattutto in Ungheria e in Slovacchia, alcuni progetti.
C'è poi un approccio tipico delle aree del Mediterraneo in cui l'agricoltura sociale è organizzata con il coinvolgimento di diversi stakeholder come conseguenza di un mix di benessere, di welfare che include oltre al pubblico anche il settore privato specializzato, quindi le strutture sociosanitarie e il cosiddetto terzo settore, oltre alle famiglie e eventuali nuovi agricoltori che in qualche modo si affacciano in questo settore con approcci differenti rispetto al passato. E in questo caso la fornitura di servizi innovativi viene progettata anche in modo diverso, si basa molto sul contributo delle organizzazioni non governative o del cosiddetto appunto terzo settore per realizzare attività appunto innovative, chiaramente con il supporto finanziario del pubblico e con il coinvolgimento di aziende agricole che operano a livello di comunità. In questo caso il riconoscimento degli agricoltori non proviene sempre da pagamenti pubblici diretti, ma è attivato da principi legati al riconoscimento della reciprocità nella comunità. Quindi i partecipanti coinvolti sono coloro che necessitano di più attenzione e potrebbero essere più facilmente coinvolti nei processi agricoli di routine con un supporto specifico dato dall'agricoltore ma anche dagli operatori sociosanitari che collaborano. All'interno dei diversi modelli di welfare viene anche riconosciuto un modello in cui lo Stato è integrato, sostituito da quasi mercati privati secondo regole pubbliche stabilite. Ad esempio, le famiglie e gli utenti possono in alcuni casi acquistare direttamente i servizi di agricoltura sociale forniti da aziende private in conformità chiaramente con linee guida stabilite dalle istituzioni pubbliche. Si tratta questo di un approccio diverso ancora rispetto ai precedenti all'agricoltura sociale ed riguarda soprattutto alcune specifiche attività ecoterapeutiche organizzate utilizzando le piante, ad esempio l'ortoterapia o gli animali, le attività assistite con gli animali, fornite sia da agricoltori ma anche da altre organizzazioni che appunto secondo le regole del paese specifico possono svolgere queste attività. Pensiamo appunto all'ippoterapia, all'onoterapia, all'ortoterapia che sono regolamentate da diversi paesi che permettono quindi a soggetti di tipo diverso, non necessariamente agricoltori, di svolgere questo lavoro. In questa categoria rientrano anche quegli altri servizi specifici per alcune classi di utenti, come ad esempio gli asili nido organizzati e realizzati dagli agricoltori o altri servizi come possono essere le attività giornaliere in centri diurni che riguardano persone con disabilità o con problemi mentali o anche che riguardano gli anziani. Tutte queste attività vengono generalmente realizzate sulla base di standard e di linee guida che i singoli paesi approvano, tenendo conto di un quadro normativo generale che fa riferimento anche appunto a norme europee, però chiaramente possiamo trovarci di fronte a differenze molto sostanziali da paese a paese, però si tratta comunque sempre di attività, come dire, di servizio per le comunità che possono essere realizzate e che rientrano nell'ambito dell'agricoltura sociale. Abbiamo quindi visto, per cercare di tornare sugli elementi, come dire, comuni dell'agricoltura sociale, che ci possiamo trovare di fronte a bisogni delle comunità locali molto differenti, appunto ad esempio
una realtà rurale in cui manca un'attività per i bambini, per la prima infanzia, quindi c'è la necessità di realizzare un asilo nido, oppure una realtà in cui mancano i servizi per le persone con disabilità, quindi è necessario rispondere a questo bisogno e ci troviamo di fronte all'utilizzo delle risorse agricole in termini di superficie agricola, ma di struttura aziendale, di lavoratori, di relazioni che l'azienda agricola ha, e la possibilità di coinvolgere persone generalmente vulnerabili, ma anche di realizzare prodotti per il mercato in misura variabile in base al tipo di approccio e al tipo di situazione specifica che si viene a creare da paese in paese. Abbiamo visto che in alcuni casi in Nord Europa la produzione agricola può diventare anche residuale, mentre negli approcci tipici più del Mediterraneo e dell'attività di inclusione socio-lavorativa sono predominanti. E un altro elemento che c'è in comune è la cooperazione tra gruppi di attori molto eterogenei fra loro, anche in questo caso molto più ampi e diversificati nelle esperienze del Mediterraneo e forse meno in quelle del Nord Europa, ma comunque in tutte le situazioni ci troviamo di fronte a una grande varietà di attori coinvolti con compiti e funzioni differenti. E tutto questo dà luogo a differenti effetti e risultati sia a livello individuale che di agricoltura, ma anche cioè di azienda agricola, ma anche a livello di contesto locale. Più avanti ci saranno alcune lezioni che riguardano la valutazione dell'agricoltura sociale e lì potrete vedere anche attraverso appunto attività valutative quali sono gli effetti ai diversi livelli che l'agricoltura sociale può fornire. Per chiudere, vi propongo alcune riflessioni sulle origini dell'agricoltura sociale, perché probabilmente riflettere su come è nata l'agricoltura sociale ci consente anche di capire meglio il significato che hanno queste esperienze. Vi propongo una riflessione tornando sulla questione del termine sociale, no? All'inizio ho detto che il termine sociale è polisemico, può voler dire tante cose, è molto ampio e quindi in qualche modo alcuni pensano che l'agricoltura sociale sia in qualche modo si possa riferire a tutta l'agricoltura, no? Perché per sua natura l'agricoltura, soprattutto quella familiare, si prende cura delle comunità, delle persone con tutti i loro problemi. Diciamo che forse questo è un modo un po' idilliaco di vedere l'agricoltura, perché l'agricoltura è sempre stata invece anche legato allo sfruttamento, ad esempio, del lavoro, alla collocazione delle persone con qualche problema in mansioni, in ruoli molto marginali all'interno dell'azienda agricola. Ad esempio, le persone con qualche problema venivano mandati in passato con gli animali al pascolo, anche lontano dalla famiglia e dalla struttura, per mesi da soli. Quindi non possiamo proprio dire che l'azienda familiare agricola sia stata sempre e in ogni caso attento ai problemi e abbia cercato di includere tutti. E comunque l'azienda agricola è un'azienda vera e propria, quindi molto spesso tende a massimizzare i profitti, nonostante il settore agricolo abbia dei profitti molto bassi rispetto ad altri settori, anche a scapito delle persone. Quindi comunque pensare che tutta l'agricoltura funzioni bene, sia un luogo in cui si può lavorare con tranquillità e che ci sia sempre armonia, credo che non sia molto realistico.
Negli anni passati, anzi nei secoli passati, abbiamo avuto alcune esperienze che alcuni considerano precursori dell'agricoltura sociale. Vi faccio alcuni esempi, appunto nel 1700, nel 1800, ma anche nel 1900 ci sono state esperienze che per esempio coinvolgevano pazienti psichiatrici o poveri in attività agricole, ad esempio all'interno di aziende agricole che erano connesse agli ospedali psichiatrici o ai ricoveri per gli anziani. Molto spesso queste attività erano necessarie per produrre cibo per l'ospedale stesso, per la struttura stessa, e non avevano una funzione terapeutica specifica. Sono esempi di questo tipo la struttura di Clermont-Ferrand in Francia, che era una colonia agricola legata all'ospedale psichiatrico, in cui appunto le persone in genere più povere, che non potevano permettersi la retta per l'ospedale, lavoravano, mentre le persone più ricche che erano in cura presso l'ospedale ricevevano i servizi offerti dagli altri e non dovevano lavorare nelle attività agricole o nelle altre attività della colonia. Lo stesso nel ritiro di York, un ritiro fondato nel 1796 appunto in Inghilterra dai quaccheri, c'era la possibilità di lavorare nell'attività agricola, di coltivare in particolare gli ortaggi che servivano per il ritiro stesso. E chiaramente c'era un beneficio per la salute mentale delle persone che veniva anche riconosciuto, ma l'obiettivo era sempre quello di produrre il cibo per questa comunità. Diverso ancora invece è l'esempio di Gil in Belgio, che è un centro rurale vicino a Anversa, dove nel 1800 risultavano ospitati dalle famiglie agricole all'inizio circa 400 persone, ma poi si arrivò anche a molte di più, a circa 800, appunto ospitate da famiglie agricole e che avevano sicuramente dei benefici. Però tutta la storia legata a questo paese deriva dall'idea che ci fosse una santa in grado di curare le persone che avevano problemi mentali, e quindi le famiglie lasciavano i propri figli, i propri parenti che avevano dei problemi mentali presso altre famiglie agricole di questa zona, nella speranza di ricevere un miracolo. Quindi anche qui non c'era assolutamente una intenzione terapeutica, non veniva affidata all'agricoltura una funzione terapeutica. In questo caso addirittura si aspettava un miracolo da questa santa, e non c'era nessuna idea legata all'attività agricola e ai possibili benefici dell'attività agricola. Anzi, queste esperienze del passato molto spesso, come ci dimostrano alcuni lavori anche recenti che hanno recuperato storie e documenti, molto spesso erano associate anche allo sfruttamento, al maltrattamento delle persone. Quindi sicuramente erano istituzioni, luoghi in cui si provava a dare un sollievo in alcuni casi alle persone, o quantomeno dare un ricovero, però molto spesso appunto c'era un lato molto negativo legato appunto all'abuso o allo sfruttamento, per esempio dei bambini, dei giovani negli orfanotrofi, oppure degli homeless attraverso il lavoro agricolo. Quindi sicuramente non possiamo considerarli antecedenti dell'agricoltura sociale, perché avevano motivazioni e anche caratteristiche veramente molto. È quindi molto difficile capire come è iniziato, chi sono stati
chi ha avviato le prime attività di agricoltura sociale. Sembra che in qualche modo ci siano stati dei pionieri che hanno individuato i benefici per le persone del lavoro con le piante e con gli animali, così come i benefici legati allo stare nella natura o con le comunità locali, così come quello di lavorare in un contesto non giudicante. Tuttavia è chiaro che non può essere soltanto questo ad aver contribuito allo sviluppo dell'agricoltura sociale, visto che sono tanti gli attori gli attori fattori che sono necessari per costruire pratiche di intervento. Ci sono fattori che riguardano gli aspetti economici, le istituzioni, ma anche le capacità che hanno i diversi attori di individuare le attività da svolgere e di realizzarle, così come le politiche che possono supportare appunto tali attività. Proprio per questo in Europa ci sono esperienze e come dire, movimenti dell'agricoltura sociale che si trovano in fasi differenti di sviluppo, come abbiamo potuto vedere, e che fanno riferimento a supporti organizzativi, istituzionali e politici molto differenti, che danno luogo appunto anche ad approcci differenti. Per questa lezione possiamo fermarci qui, nella prossima vedremo alcune esperienze. Trovate qui alcuni riferimenti di articoli che sono stati citati durante questa lezione e di materiali che potete vedere, in particolare quelli del Focus Group Social Farming and Innovation, che ha prodotto una serie di documenti e di report molto interessanti e utili per approfondire le cose che sono state dette in questa lezione.